Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo l'onore di ospitare una storica band nostrana che però, col suo ultimo album, si limita a un compitino tutt'altro che memorabile, seppur piacevole. Se conosci la scena metal italiana, anche in maniera superficiale, non hai bisogno di spiegazioni su chi sono gli Extrema. Il gruppo guidato da Tommy Massara è in giro dagli anni '80 e nel decennio successivo si è affermata come la band italiana più rappresentativa della breve fiammata di popolarità del groove metal. Da allora i milanesi si sono confermati tra i grandi del metal nostrano, con una carriera però non densissima, con solo 7 full length all'attivo. Oggi andremo ad analizzare proprio l'ultimo di questa serie, Headbanging Forever. Uscito in origine nel 2019, ma di recente ripubblicato in una nuova versione con l'aggiunta di una traccia bonus, vede gli Extrema con un occhio al presente, ma un altro che guarda verso il passato. Per quanto riguarda il primo, c'è la registrazione moderna o qualche influsso proveniente per esempio dall'heavy moderno e dal southern. Dall'altro però c'è il solito groove della band, con una forte componente che guarda ancora più indietro, al thrash da cui il gruppo proviene. È un equilibrio tra nuovo e vecchio che in Headbanging Forever, in linea generale, si lascia apprezzare. La maggior parte delle canzoni in scaletta hanno efficacia e potenza nella giusta misura. Tuttavia, d'altra parte, qui gli Extrema peccano un po' di mancanza di idee. Seppur i brani, presi a sé stante, siano tutti o quasi di livello ottimo, se non di più, alla lunga il ritmo pestato, che tra l'altro toglie di respiro al disco, e gli stilemi musicali rimangono gli stessi, il che rende l'insieme meno valido delle sue singole parti. Oltre a questo, l'omogeneità di Headbanging Forever fa sì che al suo interno poco riesca a spiccare. Ce la fanno solo For the Loved and the Lost, con una musicalità più spinta delle altre che la rende ricordabile, e poi la coppia formata da Pitch Black Eyes, vorticosa e più variegata nella media, seguita dalla title track. Il pezzo più southern e roccheggiante del disco riesce anche a essere il più catchy e memorabile. Qualche parola, infine, per la citata bonus track, la cover di The Reaper. Si sente la differenza col resto del disco, ma è onesta e in fondo rende un buon tributo all'originale dei Judas Priest. Per concludere, pur essendo tutt'altro che scadente, Headbanging Forever non è neppure un album eccezionale. Non rimarrà negli annali dei suoi rispettivi generi e neppure tra i migliori della carriera del gruppo. Almeno però c'è da dire che lo scopo insito sin dal titolo, una vera dichiarazione di intenti, viene portata a casa dai milanesi senza neppure troppa fatica. Insomma, parliamo del classico disco di passaggio, non esaltante ma godibile, specie come disco da viaggio. Perciò, se dagli Extrema, visto il nome pesante che hanno, è lecito aspettarsi ben di meglio, Headbanging Forever vale comunque la pena di una ascolto. Voto di Heavy Metal Heaven 70 su 100. Per questa settimana è tutto. Se hai apprezzato la recensione ti invitiamo a mettere like, a commentarla e a condividere. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei nostri video che pubblichiamo ogni settimana. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link, come al solito, in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!